Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la prima parte di luglio 2022. Grazie. Abbiamo la carta dell'eremita, cari amici dell'Ariete. Qui si parla di un periodo di isolamento, un periodo di riflessione, un periodo fondamentalmente di ricerca spirituale, di ricerca interiore. La carta dell'eremita parla sempre di quello che è un'energia di isolamento volontaria per certi versi, ma per qualcuno potrebbe anche fare riferimento a un sentimento di solitudine che si sta avvertendo in questo periodo, ok? Andiamo a vedere con gli oracoli. Ok. Abbiamo tagliare la legna e un aiuto. Allora, la carta tagliare la legna è una carta numero 42 e fa riferimento a quelli che sono i lavori quotidiani, l'abitudine del tutti i giorni, fa riferimento a quello che sono i lavori, diciamo, di tipo ripetitivo. Quindi probabilmente c'è qualche cosa qui che o continua a ripetersi o sul quale o sulla quale voi vi dovete focalizzare con costanza. E la carta dell'aiuto è una carta numero 34 e parla proprio del chiedere un aiuto, ok? Probabilmente qui qualcuno si sta sentendo più solo di quello che effettivamente è, perché magari non si chiede, non si ha il coraggio, insomma, di chiedere un aiuto all'esterno. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io vi ricordo che comunque le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, prendete solo quello che vi risuona. Per avere un messaggio più completo potete anche ascoltare l'ascendente o il segno lunare e nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene. Allora, partiamo subito con un 7 di denari, al contrario. Quindi il 7 di denari al contrario denota quello che è un'energia di impazienza. Probabilmente qualcuno qui è stufo di stare in questa situazione, in questa posizione di eremita, oppure è stufo di stare nella propria situazione, di conseguenza ha bisogno di questo momento di eremita. Io credo che molto, visto che è uscita anche la carta del taglialegna, molto fa riferimento a quello che è la vita di tutti i giorni. Abbiamo poi un 6 di denari, quindi direi che comunque siete in una fase piuttosto equilibrata. Il 6 di denari parla sempre di quello che è un equilibrio tra il dare e il ricevere e parla anche di quello che è la legge dello scambio, quindi quanto io do a te e quanto tu dai a me. Potrebbe per qualcuno fare riferimento anche a quello che è il lavoro, ok? Continuiamo poi con un 2 di bastoni, con la carta del matto, un'altra volta l'energia dell'eremita e un 5 di bastoni. Allora, il 2 di bastoni denota quello che è una vostra indecisione, probabilmente nel fare un qualche tipo di scelta, ok? Normalmente è una carta che indica il guardare al futuro, ma c'è anche una sorta di attaccamento al presente e in effetti il matto al centro della lettura mi dà da pensare che ci sia difficoltà, che ci sia una sorta di reticenza in quello che è iniziare un nuovo tipo di percorso, perché vi ricordo che il matto è un arcano numero 0, di conseguenza indica la chiusura di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. Per certi versi questo matto può anche fare riferimento al fatto che non vi fidiate di qualcuno o di qualche tipo di situazione. Dicevo che c'è l'eremita e qui rivediamo la stessa energia della carta che regge la stesa. Probabilmente credo che abbiate preso o prenderete voi la scelta di isolarvi un attimino da quello che potrebbe essere questo momento di quotidianità, ok? L'eremita
parla di quello che è la ricerca interiore, il ricercare la propria verità, ok? Abbiamo poi anche un 5 di bastoni e il 5 di bastoni fa riferimento a quelli che potrebbero essere dei conflitti. Probabilmente qualcuno potrebbe essere in mezzo a dei conflitti per questa scelta di isolarsi, okay, per questa, decisione o semplicemente, il fatto di isolarvi, il fatto di entrare in questa modalità eremita, che non è un isolamento necessariamente fisico, può anche semplicemente essere il fatto che qualcuno si distanzi, prenda distanza da un punto di vista emotivo, da una situazione, da una relazione o da un punto di vista mentale, Comunque il 5 di bastoni, ci fa vedere che potrebbero nascere dei conflitti. Terminiamo poi la stesa con un 6 di spade al contrario e l'asso di bastoni al contrario. Qui di nuovo questo 6 di bastoni al contrario mi rimanda un pochettino alle energie del matto, nel senso che c'è qualcuno qui che non si vuole staccare da qualche cosa, probabilmente da quello che è la quotidianità di cui ci parla il tagliar legna. E in effetti la stesa poi finisce con un asso di bastoni al contrario, che indica il fatto che non ci sia una reale azione, un movimento diciamo di tipo concreto verso la fine del periodo. Ma io credo che sia perché avete comunque bisogno con questo eremita prima di trovare la vostra verità, di capire che cosa è giusto per voi, di capire che cosa vi fa andare avanti, che cosa vi fa felici anche per certi versi, ok? Bene, andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Spiegatemi il 7 di denari, grazie. Abbiamo un 6 di pentacoli che è già uscito qui e un 2 di pentacoli. Allora, avevate anche un 2 di bastoni e qui c'è un 2 di pentacoli. Credo che per molte persone si tratti di cercare di gestire più cose allo stesso tempo. C'è un'altra volta l'energia del 6 di pentacoli, quindi si parla comunque di equilibrio. Essendoci tutti questi pentacoli, per molte persone si potrebbe fare riferimento a quello che è una situazione monetaria o anche lavorativa, perché no? Però comunque mi sento bene, nel senso che il 6 di denari è sempre una carta di equilibrio, di giusto scambio, no? E anche se c'è questo 2 di pentacoli che mi fa pensare che molte persone stiano cercando di fare più cose allo stesso tempo. E la cosa non è semplice, direi. Andiamo a vedere questo 6 di denari, per piacere, grazie. Abbiamo un 4 di spade al contrario, la carta del diavolo al contrario e la carta dell'appeso. Allora, vedendo le carte che sono uscite qui sotto, credo che questo 6 di pentacoli sia un pochettino forzato, perché comunque abbiamo un 4 di spade al contrario e la carta del diavolo al contrario. Quindi, per certi versi c'è qualcuno che è condizionato, mi verrebbe da dire, perché comunque il 4 di spade fa riferimento, è una carta di guarigione, ma è al contrario. E qui abbiamo anche la carta del diavolo che parla di condizionamenti, di qualche tipo di tossicità, per qualcuno si può trattare di dipendenze sia fisiche che affettive. E poi abbiamo anche la carta dell'appeso. E qui sento che è forzato questo tipo di equilibrio proprio perché avete l'appeso, perché siete un po' costretti a stare in questa condizione, in questa situazione, ma la carta dell'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose, scusate, da un altro punto di vista. La carta dell'appeso, è una carta che, mhmm, come vi posso dire, indica la fine della sofferenza, okay, quindi per certi versi questo periodo andrà a terminare, questo periodo di equilibrio forzato. Credo che sia un equilibrio forzato perché anche qui comunque avevamo un 2 di pentacoli, quindi o è un equilibrio che state cercando di creare in queste 2 situazioni che state gestendo, in questi 2 lavori che state gestendo, oppure semplicemente potrebbe essere un equilibrio che si fa fatica a mantenere perché ci sono parecchi alti e bassi. Molto di questo, di questa fatica secondo me è dovuta alla carta del diavolo. Andiamo avanti, vediamo il 2 di bastoni. Vediamo un po' che cosa hanno da dirvi. Ok. Il 2 di bastoni è un 9 di pentacoli al contrario e la carta della temperanza. Come dicevo prima, questa sorta di indecisione che ci indica
il 2 di bastoni, per molte persone io credo che riguardi la propria indipendenza scusate, un 7 di pentacoli, che guardate, c'era anche qui il 7 di pentacoli, quindi è proprio una questione di e anche qui avete la carta della temperanza, quindi si tratta proprio di pazienza, si tratta di mettere in equilibrio. Vi ricordo che anche qui avevate 2 carte di equilibrio, la temperanza è una carta di equilibrio e anche una carta di guarigione, qui avevate il 4 di spade. Sento che per molte persone c'è la voglia di andare avanti, di guardare al futuro, di non barcamenarsi più in questa situazione che potrebbe avere degli alti e dei bassi. Andiamo a vedere però perché il matto è in questa posizione. 8 di pentacoli, di nuovo una carta che mi parla di lavoro e di quotidianità. Abbiamo la carta della forza e il re di spade. Sì, io credo che questo matto faccia riferimento al fatto che abbiate voglia di muovervi, abbiate voglia di cominciare qualche tipo di ciclo nuovo, però avendo tutte queste carte al contrario diventa difficile ehm, trovare proprio la forza, trovare il coraggio, trovare la lucidità mentale, io credo, perché comunque c'è anche un re di spade al contrario. Okay, è come se faceste fatica ad organizzare le cose. È come se, vi faceste prendere un po' dallo sconforto con questo matto in questa posizione, probabilmente perché se state comunque, cercando di mantenere in piedi 2 situazioni, giustamente il lavoro è tanto e potrebbe anche essere che qualcuno si ritrovi in questa confusione mentale. Andiamo a vedere perché avete bisogno del periodo dell'eremita. La carta della giustizia al contrario, e un'altra volta la carta dell'eremita, ragazzi. Io credo che qui qualcuno abbia bisogno veramente di ascoltare se stesso. La carta della giustizia al contrario parla di qualche tipo di ingiustizia, qualche tipo di anche rottura alle volte, qualche taglio. Se ci fosse per esempio un contratto a livello lavorativo, potrebbe indicare il fatto che questo contratto venga rotto, venga tagliato o che comunque ci sia una sorta di ingiustizia in quello che è la seconda parte del periodo, quindi diciamo verso metà luglio. La carta della giustizia parla anche di cose che vengono a galla, quindi per qualcuno potrebbe essere che grazie anche a questo periodo di eremita, a questo periodo di autoanalisi, si vengano a scoprire delle cose di se stessi, che magari prima si ignoravano, magari non si era consapevoli, insomma. Andiamo a vedere questo 5 di bastoni. Ok. Abbiamo la torre e il 4 di pentacoli. Come vi accennavo già prima, con la giustizia, avendo qui anche la torre, potrebbe essere che qualche tipo di discussione, che qui viene evidenziata dal 5 di bastoni, possa portare a quello che è una caduta dell'ego con la torre, possa portare a quello che è un crollo di una situazione, un crollo di qualche tipo di sicurezza, di qualche tipo di certezza. Per qualcuno potrebbe anche essere la decisione di, rompere un contratto e di restare con quello che si ha. Sapete quando si dice meglio poco ma buono, no, il 4 di pentacoli è proprio quell'energia di attaccamento, di anche un po' avidità, no, se vogliamo. E questa torre, ehm, o diciamo che questo sentimento, questa, attitudine di avidità potrebbe portare a quello che sono delle discussioni e quindi una rottura, oppure è questo momento torre che arriva per darvi la possibilità di rendervi conto di quello che voi avete, di quello a cui rimanere aggrappati, di delle cose valide, che avete e che vale la pena tenere, insomma. Andiamo a vedere questo 6 di spade al contrario. Nove di coppe e 10 di bastoni. Io credo che qui qualcuno
voglio ancora una carta per l'asso di bastoni. 5 di coppe. Io credo che qui qualcuno faccia difficoltà a lasciarsi indietro quelle che sono le responsabilità, quelli che sono i pesi, perché comunque c'è un 9 di coppe, c'è una sorta di appagamento, c'è comunque un qualche tipo di sentimento positivo in tutta questa situazione o in questa relazione, in questo periodo, diciamo così. Che vi porta anche quasi ad essere un pochettino pigri, a, stare volentieri in quello che è la vostra zona di comfort, okay, ed è per quello che alla fine abbiamo questo asso di bastoni al contrario, che dice proprio che, non si fa questo tipo di azione. Avete un 5 di coppe, quindi sento che qualcuno potrebbe arrivare a pentirsi di questa non azione, oppure non si fa questo tipo di azione perché c'è la paura di pentirsi di questa azione, okay? Comunque, diciamo che il periodo non è malaccio. Si parte comunque da quello che è una sorta di equilibrio a livello monetario o a livello concreto, diciamo così. Anche la carta del tagliarlegna vi parlava di una certa, quotidianità, okay? Qui si tratta fondamentalmente di decidere tra questi 2 lavori, situazioni, mhmm, atteggiamenti, potrebbero essere pensieri. Il 2 di pentacoli vi dice che, ci sono 2 cose fondamentalmente che state cercando di gestire. Cercate di capire voi nella vostra vita quali sono queste 2 cose. Al di là di quello, c'è con questo 2 di bastoni la voglia probabilmente di andare avanti e di staccarsi da qualche cosa, ce lo dice anche questo 6 di spade qui, però alla fine sento che per riuscire ad arrivare a staccarvi avete bisogno di passare, per un momento eremita, avete bisogno di cercare la vostra forza di volontà, la vostra forza interiore, la vostra verità interiore, okay, e rompere quello che non serve più. Tenete quello che vi serve fondamentalmente con questo 4 di pentacoli e tenete quello che vi serve e lasciate andare quello che con la torre non vi serve più. Potrebbe essere proprio l'ego, potrebbe essere che, ci sia qualche tipo di sicurezza o di certezza che voi avevate che viene a cadere, che viene a rompersi, okay, e di conseguenza c'è questo, momento di stasi, nel senso che ci pensate ancora un attimo, secondo me, se fare questo tipo di cambiamento oppure no. Ed è il cambiamento che ci parla di cui ci parla il 2 di bastoni, questa indecisione se andare avanti o se stare lì dove si è, perché comunque qui ho una carta che parla del non muoversi e qui ho una carta che parla dell'appagamento fondamentalmente, ma, mhmm, è anche visto per certi versi nel rimanere nella propria zona di comfort, perché fondamentalmente si sta bene. Allora, le fatine dicono purezza, quindi qui si tratta di cercare quello che è un sentimento puro, no, è un po' l'energia della carta del matto, no, questa purezza, questa ingenuità, questa pulizia di animo. E quindi probabilmente qui il consiglio che vi vogliono dare attraverso questo eremita è di cercare, la vostra purezza interiore, okay? Si tratta un po' di ritornare al bambino interiore e di capire che cosa vi faceva felice, secondo me. E poi abbiamo discernimento, quindi qui si tratta di capire, avete un 2 di bastoni e un 2 di pentacoli, si tratta di capire davvero che cosa è vostro e che cosa è degli altri, ma io sento che con questa energia dell'eremita, tranquillamente arriverete a capire che cosa è vostro e che cosa è degli altri, okay, difatti qui c'è la rottura, c'è la carta della giustizia, quindi qui si tratta di ridare al mittente quelle che sono le, responsabilità, i pesi, perché il 10 di bastoni parla proprio di quello, parla di togliersi i pesi, degli altri, le responsabilità degli altri e di occuparsi solo delle proprie fondamentalmente, okay? Non è un periodo malvagio, amici dell'Ariete. È un periodo piuttosto riflessivo direi, okay, qui se ci saranno eventuali conflitti, vi aiuteranno a fare un po' di pulizia, quello che sento io, okay?
Bene, io ringrazio tutte le persone che sono rimaste qui fino a questo momento, ringrazio anche tutte le persone che continuano a sostenere il canale con i like, i commenti, grazie davvero tanto. Io spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile, vi ringrazio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.